Viene rilevata la mano, oh, senza toccare, giro la mano, faccio verso su, lui scorre, senza toccare. Uno smartphone touch che non serve toccarlo. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia del mio smartphone Honor 200 Pro, di cui ho già fatto la recensione dove spiegavo perché l'ho scelto e soprattutto come mi sto trovando dopo 8 mesi di utilizzo. Oggi voglio portarvi alcune funzioni che magari sono tra virgolette nascoste e che nessuno sa che ci sono. Tra l'altro io sono il primo perché proprio questa mattina ho scoperto come si fa a registrare il video dello schermo senza andare sull'impostazione di registrazione schermo. Ci sono alcune scorciatoie, diciamo così, e alcune funzioni che magari non vengono messe, o magari qualcuno non lo sa perché non va dentro al menu a vedere cosa c'è. Quindi adesso cosa facciamo? Beh, avete visto l'introduzione, è molto carina, adesso vi faccio vedere anche sulla galleria. Praticamente si chiama Air Scroll. Io rilevo la mano, la metto qua a 20-40 cm, faccio questo movimento qua, ok? Adesso così, faccio il movimento, anzi così, perché è girata, lui mi rileva che è girata, faccio questo movimento qua e faccio scrollare, vedete, tutte le foto. Se invece la metto così, posso farla andare verso giù. E questa, non immaginatelo, ah, è una cosa figa, sì, è figa sta roba, però un'altra cosa è che magari siamo in auto, dobbiamo passare qualcosa senza toccare il telefono, senza distrarci, ma l'esempio che mi viene più facile è che magari stiamo facendo una ricetta, stiamo guardando la ricetta, non posso perché le mani sono sporche di pasta, di quello che può essere sporco, di farina, eccetera, mi metto là così, voglio farlo scorrere, faccio così, adesso lui me l'ha rilevata, no scusate devo fare sempre al contrario, e questo mi fa scorrere la mia ricetta, per dire, senza stessa cosa posso fare questo movimento qua, chiudo e mi fa un salvataggio dello schermo, oppure posso fare questo movimento qua, adesso lui me lo rileva, giro e mi torna indietro sulla pagina, non penso faccia il contrario, no, poi possiamo fare anche questo che scorre, però funziona solamente se c'è in funzione book, che allora dobbiamo girare le pagine e possiamo girarle così. È una bella funzione, molto semplice. Bene, adesso volevo farvi vedere che cosa? Volevo farvi vedere le funzioni che ci sono, logico che registrerò la schermata, e anche qui per registrare la schermata del video, del nostro cellulare, come si fa? Basta, allora, con una nocca si fa il salvataggio dello schermo. Faccio così e faccio il salvataggio dello schermo. Con due nocche, quindi adesso facciamo, vediamo se riusciamo così, fatto male, faccio partire il video che sta registrando. Quindi molto molto semplice. Bene, allora, visto che adesso stiamo registrando, vi metterò da adesso la schermata appunto della registrazione, in modo da farvi vedere cosa faccio. Allora, noi adesso andiamo su impostazioni, quindi tiriamo giù la tendina impostazioni, andiamo su funzioni di accessibilità, ok? E qua ci sono scorciatoie e gesture. Allora, vedete qua le scorciatoie. Premi 2 volte il tasto di accensione e avvii la fotocamera. Questa è una funzione che io usavo ancora nei primi Huawei, Huawei P20, Huawei G4, eccetera. Era una funzione che in un secondo, neanche in un secondo, potevo fare la foto, ed è una funzione molto intelligente perché passa qualcuno, vedo una macchina che mi piace, vedo qualcosa che mi interessa, ora che tiro fuori il telefono, sblocco lo schermo, vado su fotocamera, mi si avvia la fotocamera, ci vuole troppo. Adesso voglio farvi vedere che io premo 2 volte il tastino di accensione e lui ha già fatto la foto. Quando ci ha messo? Un secondo e qualcosa. Immaginatevi se dovevate fare tutto questo. Quindi adesso torniamo su impostazioni. Qui comunque potete, io vado funzioni, vado su appunto accessibilità, qui c'è il talkback, scorciatoie e gesture, avvia la fotocamera, ma posso mettere anche qualcos'altro. Avvia solo la fotocamera, avvia la fotocamera e scatta la foto, accendi e spegni la torcia, avvia il registratore, avvia il timer, avvia la calcolatrice, avvia il registratore. Potete fare come volete voi, oppure niente anche. Torniamo indietro, poi c'è premi 2 volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento. Accendi, spegni la torcia, io ho messo questo qua perché così se mi serve la torcia, 2 clic e ho già la torcia avviata.
oppure posso fare avvia solo la fotocamera, avvia fotocamera e scatta, avvia il registratore, eccetera. Qui ci sono tutte le funzioni. Gesture, schermata preferiti globali. Vedete? Adesso mi fa vedere quello che vi ho fatto vedere prima. Con una nocca faccio la schermata. Poi c'è schermata parziale, quindi se voglio fare solamente un pezzo faccio con la nocca e giro intorno. Poi c'è schermata a scorrimento, quindi traccio una S con una nocca per acquisire una schermata a scorrimento. Schermata con 3 dita, scorri verso il basso con 3 dita per acquisire una schermata. Quindi ci sono varie funzioni, sia con preferiti globali a 3 dita per mettere i preferiti giù. E anche questa qua è una funzione. Cioè c'è questo menu che non è da poco. Registrazione dello schermo, vedete? Con 2 nocche parte la registrazione, quello che abbiamo fatto prima che adesso sta andando. Ok. Trascina il contenuto nell'app, quindi questo qua possiamo fare, vedete? Metto questa funzione qua, salvo e poi posso spostarlo tutta dall'altra parte nel portale magico. Trascina i contenuti nello spazio dei preferiti. Disattiva la suoneria e riduci il volume, eccolo qua. Capovolgi il telefono per disattivare la suoneria durante una chiamata. Quindi ti arriva una chiamata, lo giri, puoi attivarlo. Capovolgi per disattivare la suoneria, solleva per ridurre il volume. Quindi io quando il telefono sta suonando e lui dice boh non c'è nessuno, io continuo a suonare forte. Però quando lo rilevo che lo tiro in mano, me lo porto verso di me, lui dice ok, si vede che qualcuno mi ha preso e quindi vado ad abbassare il volume. E anche questo non è una cosa da poco. Gesto nell'aria è quello che abbiamo fatto prima ed è questo, l'air scroll che abbiamo attivato. Vedete, poi c'è grab shot appunto per fare il salvataggio dello schermo senza toccare lo schermo, e poi abbiamo indietro nell'aria che è quello che siamo tornati indietro prima che abbiamo visto. Qua se vogliamo disattivarle, perché comunque tutte queste funzioni qua consumano più batteria, quindi io posso disattivarle in modo che la batteria mi duri molto di più. Bene, e queste sono alcune delle funzioni che secondo me sono molto interessanti. Poi un'altra funzione interessante è la Magic Capsule, che sarebbe praticamente quella isoletta che vedete tra le due fotocamere. Adesso andiamo su YouTube Music ed è questo qui. Io adesso faccio parti un video, un audio, che adesso abbasso perché altrimenti mi bloccano per copyright. Metto qua, vedete che è arrivato sopra. Bene, apro. Eccola che sta andando. Se voglio aprire del tutto la schermata è questo, se torno indietro ce l'ho sopra lì, sempre pronto e disponibile. Può andare bene anche per il cronometro e anche per altre funzioni. E anche queste qua sono tutte piccolezze che però sono cose molto interessanti. Poi per chiuderci chiude tutto quanto, al solito, eccoci qua. Bene, io adesso blocco la registrazione, eccoci qua, fatto. E rieccoci in diretta. Bene, era giusto per farvi vedere appunto queste funzioni che secondo me sono molto interessanti e importanti, che fanno magari anche la differenza, perché in certi momenti magari quello della foto, quello delle gesture, eccetera, sono cose simpatiche ma anche molto utili, soprattutto anche quello della registrazione. A volte devi salvare lo schermo, non sai come fare, devi andarti un colpo di nocca e ti si registra la schermata. Avete visto, possiamo fare anche il circle. È interessante, molto interessante. Bene signori, se volete acquistare questo smartphone vi lascio il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa niente, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!